Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un'altra startup, un'altra applicazione che vi permette di comprare fino a 900 euro Bitcoin senza KYC, molto simile a Relay, applicazione che vi ho presentato qualche settimana fa. Stessa giurisdizione, quindi sede Svizzera, possibilità di acquisto in Bitcoin tramite bonifico bancario. Ma andiamo a vedere il suo funzionamento, le fee e le sue caratteristiche, ovviamente dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di BitKeepy, raggiungibile all'indirizzo bitkeepy.com, disponibile la traduzione direttamente dal sito sia in inglese che in italiano. Esattamente come Relay, è un'applicazione, una startup che vi permette di acquistare Bitcoin e solo Bitcoin tramite bonifico bancario, detenerli all'interno del wallet che creerete una volta installata l'applicazione, wallet non custodial, quindi siete gli unici padroni delle chiavi pubbliche e privata. Inoltre è possibile, esattamente come Relay, andare a depositare i nostri Bitcoin all'interno di un hardware wallet, come ad esempio un Ledger. L'applicazione è disponibile per Android e per iOS, non richiede alcun nominativo a parte l'indirizzo email sul quale invieranno la prima volta un link di verifica per assicurarvi che siete voi ad utilizzare l'applicazione e nessun altro, e poi basta, nessun altro dato. È possibile acquistare Bitcoin con un minimo di 10 euro e un massimo di 900 euro senza il KYC. Inoltre anche in questo caso è possibile creare un ordine ricorrente, quindi un pack, e creare anche dei portafogli multipli. L'applicazione è disponibile per le transazioni in tutta Europa, quindi mi raccomando, se non siete residenti in Europa non effettuate transazioni perché verrà rigettato il vostro bonifico. Per quanto riguarda i costi del servizio, oltre ovviamente i costi della rete Bitcoin, attualmente c'è una commissione dell'1,5%. Al momento la fee dell'1,5% è momentanea, quindi a tempo limitato, perché torneranno ad avere una fee del 2,5% non appena verrà ripristinata il programma Referral. Per quanto riguarda i limiti d'acquisto abbiamo 900 euro al giorno oppure 90.000 euro all'anno, e dentro questi limiti, come potete vedere, in conformità con le normative svizzere KYC e AML, le transazioni Bitcoin non sono soggette a registrazione e non è richiesto il KYC completo. Ovviamente è possibile acquistare anche cifre superiori e per questo, in questo caso, vi invitano a contattarli direttamente. A differenza eventualmente di Relay, che per inviare il pagamento tramite bonifico bancario al momento vi genera un IBAN svizzero, BitKeepy vi genera un IBAN SEPA europeo. La startup e l'applicazione è stata creata da due massimalisti Bitcoin, due Bitcoiner, e la loro missione è avvicinare il più possibile gli utenti al mondo Bitcoin in totale sicurezza, ma soprattutto con facilità di utilizzo di queste applicazioni. Per poter contattare l'assistenza e il team di BitKeepy è disponibile l'indirizzo email, sia per il supporto in caso di problematiche, sia in caso di feedback. Inoltre hanno aperto anche un account Twitter, Telegram in inglese e una community italiana. L'applicazione è recentissima, infatti è stata creata nel 2022, nell'anno in corso. Quindi, in considerazione di ciò, visto che non abbiamo comunque uno storico e non sappiamo se può presentare delle criticità o meno, vi invito, come se fosse esattamente un progetto cripto, a non fare all-in. Magari fate i vostri acquisti, delle piccole transazioni, contattate l'assistenza, entrate nel gruppo Telegram, fate due chiacchiere con gli sviluppatori e con il team, ma prima di trasferire grosse cifre, che possono essere anche i classici 900 euro senza KYC, mi raccomando, fate dei test con cifre minori. Questo non per sfiducia, ma perché, come tutte le applicazioni nuove e le startup, hanno bisogno anche di un periodo di rodaggio, di un periodo di stress test e un eventuale periodo per risolvere delle problematiche. Quindi andiamo sempre con i piedi di piombo quando ci sono delle novità, anche se sono interessanti. Sicuramente non sarà il caso di BitKeepy avere delle problematiche, però la prudenza non è mai troppa. Una volta scaricata l'applicazione apparirà questa schermata dove potrete inserire il vostro indirizzo email per andare a, tra virgolette, convalidare che siete voi che state utilizzando l'applicazione. Dopodiché
darete un nome al vostro portafoglio e l'applicazione sarà rappresentata in questo modo. In alto valore di Bitcoin e euro e la possibilità di cliccare su compra Bitcoin. Alla pagina successiva potete effettuare un acquisto singolo oppure un acquisto ricorrente. L'acquisto ricorrente è il classico pack dove dovete decidere la periodicità e l'importo da spendere per acquistare Bitcoin. E ci tengo a sottolineare, utilizzare queste applicazioni senza KYC acquisterete Bitcoin in modo totalmente legale, quindi state tranquilli che non state facendo qualcosa di illegale perché non effettuate un KYC, perché queste applicazioni con sede svizzere sono soggette alle normative KYC e AML della Svizzera, quindi è possibile effettuare questi acquisti. Perché eventualmente effettuare un acquisto senza KYC, tralasciando per un attimo il massimalismo Bitcoin e il movimento che esso comporta, effettuare degli acquisti senza KYC, comunque nei limiti della legge, delle normative, è utile perché non andiamo a dare i nostri dati a terzi, che normalmente sono giurisdizioni extra italiane, extra europei, sono exchange che possono venire hackerati. Alcuni molto facilmente, altri meno, però eventualmente una volta hackerati gli hacker possono anche impossessarsi dei nostri dati sensibili, quali nome, cognome, numero di telefono, addirittura l'indirizzo e avere anche le transazioni di quanto abbiamo acquistato in Bitcoin o criptovalute. E la storia ci insegna, che è già successo in altri paesi, che alcuni hacker abbiano rubato dei dati sensibili degli utenti e alcuni utenti che avevano in possesso dei Bitcoin e gli hacker se ne sono accorti grazie alle transazioni hanno chiesto dei riscatti o hanno tentato di derubare queste persone tramite minaccia ed estorsioni. Quindi la prudenza non è da sottovalutare, la prudenza quando usiamo delle applicazioni, la prudenza quando acquistiamo delle criptovalute, la prudenza quando creiamo un nostro portafoglio diversificato, ma soprattutto anche la prudenza quando stiamo dando i nostri dati sensibili a terzi, soprattutto se sono fuori dall'Italia. All'interno di queste applicazioni non custodial è presente anche lo storico delle transazioni e degli acquisti che vale la pena salvare e monitorare per dimostrare la provenienza dei nostri Bitcoin una volta che magari faremo una conversione in euro e un cash out, ma soprattutto per la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Ovviamente è sempre meglio avere sia i bonifici in entrata, gli acquisti e bonifici in uscita ben monitorati. Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che anche questo contenuto vi sia stato utile e l'abbiate trovato di vostro gradimento. Vi invito, se vi piacciono i miei contenuti e volete supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale YouTube ed unirvi anche alla nostra community Telegram, nonché a condividere i miei contenuti e attivare la campanellina. Vi ringrazio come sempre per il vostro tempo, per la vostra attenzione, per la vostra compagnia e ci vediamo presto. Ciao a tutti!